devo dire, brutta sconfitta questa della Roma. Brutta soprattutto perché tu molli il quarto posto con una Juventus lanciata. Certo, non scappa nessuno, perché poi Napoli, Juve, lo stesso Milan che deve vincere, altrimenti la classifica rimane cortissima. Però brutta anche per il fatto che, sai, non sei mai riuscito a renderti così pericoloso, se non proprio nel finale con Mancini che ci ha provato. E anche averlo strappato in una partita del genere, no? Anche averlo strappato nel finale il pari, quel gol, no? Secondo me dava un altro segnale. Oggi, ragazzi, contro questo Udinese che a livello di muscoli è impareggiabile, cioè è una squadra davvero che il più basso, lo diceva oggi il telecronista, è 1,80, il più basso, ma poi dagli altri so veramente dei giganti. E se non pareggi sull'aspetto dell'intensità, e oggi non lo so, la Roma sembrava non averne, cioè il primo tempo proprio, no? L'avete visto? Cioè, ed è andata così. Ne parliamo sicuramente. Voglio poi aprire un capitolo anche sulla Lazio, visto che sta settimana non ho avuto modo proprio di parlare, sta settimana, ormai passate settimane, perché ho giocato venerdì, però parto dalla partita della Lazio per poi arrivare anche a quello che è successo con Romagnoli. Oggi leggevo delle cose, poco fa tra l'altro, interessanti sul difensore della Lazio. Procediamo con ordine. Prima, come al solito, vi invito a lasciare il pollicione per l'algoritmo per soddisfarlo. Vi ricordo sempre che questa giornata di Serie A ancora non è finita perché c'è Milan-Bologna, per cui stiamo sempre lì attivi. Din don la campanella. In descrizione trovate tutti gli altri profili social. Di tanto in tanto sto facendo varie live anche su TikTok. Magari mo portiamo anche su Instagram. Quindi seguite tutto. Mi raccomando, se volete, supportatemi. Grazie. Sì, parto appunto dal primo tempo dove ancora una volta se devo prendere per la Roma la miglior giocata, prendo il portiere, prendo la parata di Svilar su Atta. In realtà prendo proprio quella giocata perché è stata la più bella della serata per quanto mi riguarda, no? Un tiro, vedere finalmente un tiro, una potenza clamorosa da fuori, proprio la palla colpita bene, la palla che gira, prende un effetto clamoroso, un po' come quella di Zielinski ieri, ma era più ravvicinata. Invece quella ancora più lontana, riparte una stecca. Ragazzi, quella palla è difficilissima da prendere. Difficilissima da calciare in quel modo, difficilissima da prendere. Svilar, come al solito, si dimostra fortissimo. Un po' meno dopo sul tiro di Ekelenkamp, lì poteva secondo me respingere meglio e quella è un'occasione importante per Solé. Mm, sempre l'Udinese nel primo tempo con non mi ricordo se Davis o chi che mette no, mi ricordo un giocatore che mette la palla in mezzo e bravo Mancini appunto a non far intervenire l'attaccante nella fattispecie. E nel primo tempo forse c'è stato un mezzo tiro di Malen che se non sbaglio era pure fuori gioco e null'altro. E poi si mette male nel secondo tempo perché forse dopo la prima vera occasione di Wesley, no? Un dialogo tra Malen e Wesley segna questa punizione sfortunata per i giallorossi perché il tiro è deviato ed è Kelenkamp fa gol. E Kelenkamp al netto poi di questo gol particolare, grande prestazione. Io ho visto fare delle giocate a sto ragazzo interessanti. Cioè l'Udinese comunque è una squadra che ha qualità. L'Udinese nona con 32 punti appare alla Lazio, eh. So là. L'Udinese è che ogni tanto ha quei passaggi a vuoto, ma quando no, sono belli centrati, tanta roba con Davis che mette tanti palloni a terra. Adesso l'abbiamo visto nel finale, è rientrato, rientra anche Zaniolo, che non so perché nel finale non abbia tirato, ma è una squadra piena di forza, muscoli, talento, quindi anche qualità, centimetri. Ha un po' di tutto, ha un po' di tutto quello che serve per fare bene in un campionato come il nostro. E quindi oggi serviva una Roma migliore, non c'è sta. Oggi poi io vado a parte che a centrocampo credo che un giocatore come Conè non avercelo
cioè che stavo vedendo di recente, era un giocatore che aggiungeva parecchio, che aggiungeva polmoni, che aggiungeva strappo, conduzione, un giocatore troppo troppo importante per la Roma di Gasperini. E devo dire che Sule deve fare meglio. Cioè, in queste partite, un giocatore come Sule, io vado sempre dai migliori, vado sempre da chi ha poi la giocata. E quindi devo andarci da Sule. Deve fare di più in queste partite. Anche Malen stesso, qualcosa di buono l'abbiamo visto, ma troppo, troppo poco. Nel finale poi c'è anche provato, mettendo Venturino, Malen dietro Vas. Ma davvero, davvero, davvero poca roba. Mi aspettavo di meglio. Mi aspettavo di meglio oggi. Mi aspettavo una Roma agguerrita. Ripeto, nulla assolutamente deciso. Però questa è una frenata che deve dar fastidio. La devono sentire sta sconfitta. Perché se no. Mm, mm, mm. Fammi andare sulla Lazio, di cui non ho parlato e vi chiedo scusa. Venerdì sono uscito, ma ci voglio rientrare, nonostante siano passati giorni. Parlo un attimo della partita e poi andiamo sulle dichiarazioni di Romagnoli. Non di Romagnoli, del procuratore di Romagnoli. Eh, Parto dalla fine di Lazio-Genoa e poi andiamo a ritrovo. Alla fine è vedere comunque nella situazione attuale della Lazio, ragazzi, dove c'è contestazione, dove appunto c'è stato uno stadio, sembrava i tempi del Corona, no? Del Corona dove c'erano ad una certa la possibilità che potevano entrare solo 1.000 tifosi e tu qualcosina sentivi e già era bello, era tanta roba. Mi è sembrata una roba del genere, uno stadio praticamente vuoto, incredibile. Eppure, nonostante ciò, vedi i giocatori esultare con una brama che non è scontata, ripeto, se valutiamo la situazione attuale. Cataldi che bacia lo stemma, che quel gol sente di aver portato a casa 3 punti importanti, di aver mosso la classifica. È un aspetto che ora come ora io non lo sottovaluterei. Quindi da parte dei giocatori credo che ci sia al momento anche una giusta, una giusta professionalità, anche se poi, e poi ci arriviamo, se è vero quello che dice la gente di Romagnoli, è grave, è grave. Aspettate un attimo. Partita Lazio-Genova, onestamente dopo il primo tempo non c'era stato poca roba, se non l'occasione di Vitigna. E poi diciamo che i rigori di oggi, questi rigori moderni, la fanno da padrone con questi tocchi di braccio incredibili da una parte e dall'altra, e in tutto però emerge il gol di Taylor che comunque, ecco, è uno di quegli acquisti che mi sembrerebbe azzeccato. Magari non basta, anzi sicuramente non basta, visto la situazione attuale dei biancocelesti, però Taylor il suo secondo me può darlo a questa squadra. E andando su Romagnoli dico, cosa ha detto oggi Enzo Raiola, il procuratore? Con il Lecce era la gara da Dio, il giorno dopo lo Tito ha cambiato tutto, l'ultimo giorno si è riaperta la trattativa con l'Assad che 10 giorni prima aveva fatto una proposta a cui non aveva ricevuto risposta fino all'ultimo. La Lazio ha chiesto di aumentarla, i catarioti hanno detto di no, dopo un tiro e molla alla Lazio non hanno... dopo un tiro e molla alla Lazio hanno accettato quell'offerta, ma l'hanno accettata tardi, siamo arrivati alla fine e non c'erano più i tempi, quindi tira e molla, no, accetto, non accetto, aumenta l'offertina, no, niente, sono rimasto col cero in mano. Andiamo al nodo, al nocciolo. La Lazio ha chiesto ad Alessio di rinunciare alle ultime 3 mensilità. È un loro modus operandi che non ha senso. È assurdo essere a gennaio con i giocatori che hanno percepito 3-4... che non hanno, scusate, mamma faccio una fatica, che non hanno percepito 3-4 stipendi. Quindi credo 3 o 4 mensilità a questo punto. Chiedere una rinuncia a un giocatore è folle. Il rinnovo, vista la situazione, si è chiusa la possibilità. Il contratto è in scadenza nel 2027. Ora vedremo in estate che accadrà. Cioè, se davvero lo Tito non paga i giocatori, se alcuni giocatori avanzano delle mensilità, questo è grave. Cioè, queste sono cose veramente gravi. Cioè, veramente assurde. O comunque chiedere ai giocatori di rinunciare. A me ste robe
Queste robe sembrano, ma non penso che un procuratore possa dire una roba del genere se non è vero. Questo lo riporta il Corriere dello Sport, non è che stiamo parlando di fake news. Eh, e ripeto, se questa è la situazione attuale della Lazio, io sono meravigliato positivamente come comunque si stia remando tutti dalla stessa parte, almeno in campo, per quello che può fare e vuole fare la Lazio. Secondo me è merito anche di un allenatore che ha sempre detto io quest'anno è andata così e rimango fino alla fine. Anche questo secondo me è da apprezzare e non è assolutamente scontato. Però questa situazione, ragazzi, è tragicomica. È tragicomica e in questo momento capisco, ripeto, capisco la delusione, la rabbia, la frustrazione di tanti tifosi biancocelesti perché sì, può starci il non essere contenti per il mercato, per le ambizioni che sta comunicando e trasferendo il proprio presidente, ma se si leggono anche queste cose, poi qua siamo proprio al disastro. Questo è, signori miei. E a questo punto la palla la lascio a voi, fatemi sapere cosa ne pensate, commentate le carte, se volete iscrivetevi. Un grande abbraccio da Neschio.